Buongiorno ragazzi e bentornati al canale. Nel video di oggi purtroppo l'audio non è stato registrato e di conseguenza sono costretto a fare la registrazione di voce fuori campo. Allora, oggi abbiamo una PlayStation 4 Slim con un problema di alimentazione, ovvero che non si accende. Ma ho risolto il problema abbastanza velocemente perché ho provato a sostituire l'alimentatore e la console si accende. Ma non è l'unica cosa che ha la console. Ora, la console per accendersi, come ho detto, fa tutte le sue cose, i controller si collegano, caricano, eccetera. L'unica cosa che non funziona è l'hard disk. E non intendo dire l'hard disk come pezzo non funzionante in cui bisogna cambiare l'hard disk e si risolve tutto, ma proprio l'alimentazione dell'hard disk non era presente. Infatti vedete, come vedete, c'è quel filo marroncino lì che ho saldato apposta per alimentare l'hard disk con una fonte esterna, con l'alimentatore da banco. Alimentando l'hard disk da una fonte esterna, la console funziona normalmente, è riuscita a caricarmi il software, ho reinstallato il software perché il precedente proprietario aveva formattato l'hard disk e di conseguenza ho dovuto riprendere tutto il fattore, ma al di là di questo, senza una fonte di alimentazione esterna, l'hard disk non gira, non si accende proprio, risulta completamente morto. Come vedete dalle immagini, la console con l'alimentatore funzionante sostituito si accende, fa la luce blu, poi diventa anche bianca, mostra delle immagini, il processore funziona, le RAM funzionano, tutto funziona. Solo che appunto se gli manca l'alimentazione all'hard disk, la console non vede che c'è l'hard disk, quindi non parte, non funziona nulla. Quindi adesso nel video che verrà mostrato vedremo qual è il problema che è stato riscontrato. Rinnovo l'invito a seguire il canale, a iscrivervi, a mettere un like al video se vi è piaciuto, a restare sempre con le notifiche accese in modo che così possiate trovarvi notificati appunto nuovi video e commentare se volete sotto il video. Allora, in questo punto del video sto facendo le prove per quanto riguarda l'alimentazione. Come vedete in alto a sinistra c'è il mio multimetro a schermo dove appunto vi farà vedere tutte le misurazioni che vado a fare. L'alimentazione che mi manca è appunto quella dei 5 volt, 5 volt sull'hard disk. Però, come avete visto prima, sono andato a controllare sulle porte USB e l'alimentazione dei 5 volt è presente lì. Quindi ho il sospetto che appunto sia un altro problema. Non è un fattore di partenza che tutta la linea dei 5 volt abbia smesso di funzionare, ma è una cosa singola solo di quel caso lì. Quindi, come vedete, non arriva corrente. In tutti gli altri posti arriva corrente, ma non lì. Allora adesso andiamo a smontare la scheda e a verificare dall'altro lato cosa che succede. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby. Ecco qui, siamo arrivati alla zona del connettore SATA dove si collega l'hard disk. Qua si vedono i piedini appunto del connettore. Quelli a sinistra
che è il connettore più piccolo. Il connettore SATA è formato da due pezzi. Quello più piccolo è quello per i dati e quello più grosso è quello per l'alimentazione. Quello centrale per i 5 volt e quelli laterali sono collegamenti di massa. Quello che ci interessa a noi è appunto il chip che regola l'uscita dei 5 volt, quello lì che sto inquadrando. Allora, la zona di alimentazione è formata da una zona alta, da un'uscita dove dovrebbero esserci 5 volt e ovviamente il collegamento a massa per il chip stesso e dall'ingresso a sinistra. Non ho potuto testare l'ingresso perché ovviamente con la scheda montata non si può fare, neanche con la scheda smontata perché non si può alimentare se non si monta la scheda. Quindi a sinistra ho presunto che ci fosse l'alimentazione. Allora adesso, visto che ho notato ci sono altri 2 chip uguali a quello lì, con lo stesso codice, e sono appunto quelli che si trovano sulle USB, che adesso vi farò vedere. Eccolo qua. Questa qui è l'USB e c'ha appunto il suo chip che fa uscire i 5 volt. Ed è lo stesso identico chip che si trova sulla linea dell'hard disk. Quindi per fare una prova su video, prima di ordinare il chip e verificare che sia effettivamente quello il problema, andrò a togliere questo chip qua, a sostituirlo con quello dell'hard disk, in modo da verificare, appunto come ho detto, che sia lui il responsabile. To be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Ok, ora che ho sostituito il chip, facciamo un attimo di pulizia. Il chip, per chi volesse conoscere il suo codice, è TPS Torino Palermo Savona 2001. È un chip della Texas Instrument utilizzato appunto per portare corrente, con codice appunto marcatura PXGE. Se andate a cercarlo sui principali motori, per esempio AliExpress, scrivete PXGE e vi vengono fuori una valanga di risultati. Basta prenderne uno qualsiasi, andare ad acquistarlo, si può sostituire e si risolve la situazione. Ok, adesso qui ricolleghiamo tutto, facciamo gli ultimi test e vediamo. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray
Ok, adesso che la console è accesa, come vedete la prima USB che ha ancora il chip funziona con correttamente i 5 volt, la seconda USB appunto dove abbiamo tolto il chip non ha i 5 volt. Ecco qua, come avete visto adesso abbiamo anche i 5 volt sul hard disk, quindi quando andremo a collegare l'hard disk non sarà più morto o fermo immobile, ma funzionerà e farà quello che deve fare, insomma. Ecco qua, per uno stupido chip a volte si buttano le console del valore di pochi euro, questa cosa qua ho visto 2 euro, molto poco. Molto bene, se il video vi è piaciuto rinnovo l'invito a iscrivervi, a mettere mi piace, a fare un commento, condividete se volete, passate sul gruppo Facebook, passate sulla pagina Facebook, iscrivetevi anche lì, e per qualsiasi altra cosa potete tranquillamente scrivermi in privato. Ok, molto bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video.